Como Inter 0-0, 0 come le emozioni e anche il senso di questo format della Coppa Italia, a cui però almeno personalmente ci tengo a questo trofeo, per cui il giorno dopo, come sempre, vi porto 5 cose che potreste non aver visto in questo Como Inter, partendo da alcuni dati, una questione di mercato e arrivando poi soprattutto ad una polemica che mi sta facendo veramente, veramente innervosire, e chi era in diretta ieri sera se ne è accorto abbastanza. Per cui ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo episodio di oggi, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e ci avvicinate sempre più ai 101.000, 102.000 e così via. Partiamo, a proposito di 101, 102.000, da un paio di numeri allora da questa partita. Qualcuno ieri sera nei commenti mi ha scritto che si è addormentato, sono curioso di sapere se c'è qualcun altro che ammette di essersi addormentato in questa partita, che effettivamente ha avuto come sviluppo, ecco, ben poche emozioni. Gli expected goal alla fine sono 1.02 per il Como. Francamente non capisco da dove arrivi questo dato così largo, ho visto veramente poca roba anche da parte loro, sicuramente poca roba è arrivata anche da parte dell'Inter con questo 0.07 di expected goal, c'è stato di fatto soltanto il palo di Matteo Darmian. Il palo, sappiatelo, a livello statistico viene considerato tiro non nello specchio della porta, per cui l'Inter chiude questa partita con 0 tiri in porta, cosa che in questa stagione non era mai successa. Non ricordo francamente l'ultima volta in cui è successa una cosa del genere. L'ultima volta in cui l'Inter chiude una partita 0-0 era stata col Manchester City dal 2024. Ma ad aggiungere ulteriore noia a questa partita e a confermare ulteriormente quello che era il sospetto che avevamo di due squadre che si sono ampiamente accontentate di questo punteggio, anche il dato dei circa 21 falli commessi con 0 ammonizioni di fatto. Prendiamoci il lato positivo di questo, ovvero che l'Inter chiude la 20ª partita stagionale senza subire gol. In Europa, nei top 5 campionati, soltanto Arsenal, PSG e Manchester City hanno fatto più clean sheet, 22 l'Arsenal e 21 le altre due, quindi significa che l'Inter a livello anche difensivo sta andando sempre più in direzione di una razionalizzazione di quei numeri che sembravano eccessivi invece in termini di gol subiti all'inizio. Merito anche di un Josep Martinez che non è stato particolarmente impegnato, ma a me ha dato delle buone sensazioni, sono curioso di sapere se siete d'accordo. Il ritorno di questa partita si giocherà il 22 o 23 aprile, comunque tra una cinquantina di giorni di fatto. Veramente, non so che ne pensate voi, ma io non trovo un senso a questo format così, che non sta dando nessuna emozione e non sta dando praticamente nessun interesse nei confronti di questa Coppa Italia, che penso si debba un po' riformare. Per dare un po' di senso, un po' di pepe a questa partita, dobbiamo arrivare però appunto alla polemica che riguarda ancora una volta i fischi ad Alessandro Bastoni. E dopo quello che era successo a Lecce post caso di Inter-Juventus con l'espulsione di Kalulu per la simulazione di Bastoni che aveva poi esultato per questa espulsione, ecco che di nuovo anche a Como i tifosi locali hanno fischiato in maniera molto molto sonora il nostro difensore. La cosa che mi ha sorpreso, ma mi ha fatto anche estremamente molto piacere, è stata la dichiarazione nel post partita di Cesc Fabregas, l'allenatore proprio del Como, che ha detto in sintesi: fischiano Bastoni perché gioca nella squadra più forte, sarà un capitano della nazionale e lo dobbiamo proteggere. In sostanza Fabregas si è schierato al fianco di Bastoni, ha detto che sono cose che fanno tutti, anche lui aveva sbagliato a San Siro, aveva detto, o comunque capita veramente in ogni partita praticamente di vedere delle simulazioni, e quindi Bastoni viene fischiato, dice Fabregas, un po' quello che abbiamo detto anche sempre noi qui su Passione Inter, non perché ha simulato, non perché ha esultato dopo l'espulsione di Kalulu, ma semplicemente perché è un giocatore dell'Inter, semplicemente perché gioca nell'Inter. Quindi queste sono cose di tifoserie che si fanno per mettere anche un po' di nervosismo, e mi ha fatto molto piacere sentire questa cosa. Mi permetto di dire a Fabregas di stare attento con queste dichiarazioni, perché Fabregas secondo me sta un pochino rischiando, e mi spiego, nel senso che già adesso è un allenatore che secondo me sta creando una polarizzazione in stile De Zerbi, e già adesso ci sono tantissimi grandi pensatori del calcio italiano che dicono ma chi è questo che dall'estero deve venire qua ad insegnare a noi come si fa calcio, come si fa fatica molto in Italia ad accettare che qualcuno possa portare delle idee nuove. Quindi ci sono già tanti che sono lì pronti e adesso stanno rosicando perché il Como si sta rilanciando anche in lotta per i piani alti della classifica, quindi
stia attento Fabregas, perché già a livello di calcio fanno fatica ad accettare che qualcuno possa portare qualcosa di nuovo dall'esterno, figuriamoci a livello di comunicazione, dove questa campagna anti-bastoni è stata portata avanti da quei soliti 5-6 opinionisti che li trovi veramente ovunque, e sono loro che stanno alimentando questa cosa con poi tutti i vari social appresso. Quindi attento, mi ha fatto molto piacere comunque questa presa di posizione da una persona molto intelligente che sa di calcio come Fabregas, e questo ci porta anche a pensare, mi porta anche a pensare che Bastoni al derby sarà sommerso dai fischi, perché è una questione puramente di maglie, e in un derby chiaramente la cosa si farà ancora più sentire. Sono curioso di capire se Bastoni si caricherà o se ne risentirà a livello di prestazione. A Lecce ha fatto una buonissima partita, quindi ha risposto bene. Darmian ieri sera ha detto che gli scivolerà addosso questa cosa. Fatemi sapere un po' voi che ne pensate. Io più sento questa ipocrisia nei confronti di Bastoni, più ammetto che abbia commesso l'errore e non mi è piaciuta l'esultanza e tutto il resto, ma sto andando sempre più accanto a Bastoni, mi sento sempre più vicino a Bastoni in questa lotta. Prima della partita, invece, si era parlato di mercato, e aveva parlato di mercato in particolare il presidente Marotta, che è stato interrogato chiaramente su Nico Pass. C'erano un po' tutti gli occhi su Nico Pass, che è stato l'unico calciatore a tirare in porta in questa partita, ma non ha fatto una grandissima prestazione. Marotta non ha detto praticamente nulla su Nico Pass, è un giocatore del Real Madrid, se ne sentirà parlare negli anni futuri, e gli abbiamo dedicato un graziella in diretta ieri sera. Ha parlato poi di Pio Esposito, perché nelle scorse ore sono uscite le notizie riguardanti un forte interessamento dell'Arsenal su Pio Esposito, che Marotta ha smentito. In realtà è una smentita un po' di facciata, nel senso che da quello che abbiamo saputo anche noi, anche a gennaio ci sono stati dei club, non solo l'Arsenal, che si sono mossi su Pio Esposito. Poi la realtà è che l'Inter ha chiuso ampiamente le porte. Il passaggio più interessante però su questo tema, secondo me, è quando Marotta dice che l'Inter non è una società che vuole vendere e non fa del player trading la sua attività principale. Questo è un messaggio molto importante, soprattutto in queste ore in cui in tanti stanno continuando a ricamare sul fatto che l'Inter, eliminata dalla Champions, dovrà fare un mercato la prossima estate basato sulle plusvalenze per potersi finanziare. Ecco, l'Inter dovrà fare delle plusvalenze e le farà, ma si è già portata avanti, e comunque, come ribadisce anche Marotta, l'obiettivo principale del mercato dell'Inter, o comunque dell'Inter, è il risultato sportivo, e questo deve essere un po' il centro di quello che fa piacere sentire e ascoltare anche ai tifosi, che penso siano più contenti del risultato sportivo, anche se molti tifano molto spesso di più il mercato. Ma il profilo forse da tenere veramente d'occhio nella partita di ieri, più che Nico Pass, era Perrone, un giocatore che in Serie A me sembra veramente il giocatore più vicino a quello che per caratteristiche fa Çalhanoğlu nell'Inter. È un giocatore che detta i tempi e detta anche i ritmi del Como a centrocampo, e non solo. Per me ieri è stato probabilmente il migliore in campo del Como, insieme a Vojvoda forse, ma è stato molto interessante anche che i suoi dati siano un pochino peggiorati anche a livello di presenza nella partita nel secondo tempo, quando poi effettivamente l'Inter ha preso un po' di più il sopravvento, fino ad arrivare a quei 10 minuti di melina totale nel finale. Melina, quanto tempo era che non dicevo più melina? Però effettivamente è stato quello il finale di Como Inter. E ho preso anche qualche dato della partita di Perrone, che ha agito soprattutto in quella zona lì davanti la difesa. Ecco, immaginando, se guardiamo la heatmap, un Inter che potrebbe avere un'evoluzione verso la mediana a 2, ha fatto di fatto quel ruolo lì ieri. Perrone, ex Manchester City, scuola importante anche lui, prelevato dal Vélez, un'altra fucina di grandi talenti, pescato da Pep Guardiola, e poi adesso sta facendo bene al Como, dove ieri ha toccato 83 palloni, ha subito 2 falli, 95% di passaggi riusciti, una buona percentuale anche nella fase offensiva, nella metà campo avversaria, con devo dire, a livello proprio complessivo di giocatori in campo, Perrone è stato tra i migliori sia nelle statistiche di passaggio che nelle statistiche dei contrasti, quindi anche dal punto di vista del duello difensivo. Quindi attenzione a Perrone, certo che se il Como va addirittura in Champions League diventa ancora più difficile aggredirlo. Ieri, andiamo alla quarta considerazione su questa partita, sono stati fatti degli esperimenti chiaramente sulla formazione. Ho detto di Josep Martinez, abbiamo visto questo modulo con una sola punta
punta che direi un pochino bocciato qui Esposito, così lasciato da solo. Chiaramente con un centrocampo così rivoluzionato non era facile fare di meglio. Sentivo Stefano Ferré, analista molto interessante, che riportava dei dati. L'Inter nel primo tempo ha avuto addirittura solo il 33% di passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo, quindi veramente una precisione molto scarsa. Nel secondo tempo è salita al 46%, secondo me grazie anche all'ingresso di Zielinski che con il suo ingresso alza l'Inter e aggiunge una qualità importante. Per questo motivo credo che tra i vari esperimenti, tra il fatto che alcuni giocatori abbiano riposato in vista del derby, alcuni hanno messo dei minuti nelle gambe, possiamo cominciare un po' ad abbozzare una probabile formazione che può avere in mente Chivu nella gara di domenica contro il Milan, e quindi immaginiamo Sommer tra i pali con Bissek, Akanji, Bastoni. Luis Enrique a destra secondo me è un ballottaggio aperto con Dumfries, che dipende da come sta lui dopo questa partita. Barella, Cianoglu, Zielinski, me lo auguro, ecco, di rivedere Zielinski nel ruolo di mezzala, perché è dove può fare veramente la differenza, con Di Marco a sinistra. Davanti immagino il ritorno alle due punte con Esposito e Thuram, e Bonni, che scopriremo tra oggi e domani se sarà a disposizione per il derby. Oggi vediamo se tornerà in gruppo oppure domenica. Oppure giovedì, e vediamo un po', ecco, in vista di domenica. Chiudo invece con un piccolo episodio come ultima cosa che potrebbe esservi sfuggita. In diretta avevamo detto attenzione perché potrebbe esserci un possibile rigore. Comunque c'era stato un episodio dubbio di cui si era visto un solo replay molto molto rapido con Bissek, però ecco, si sono tenuti un pochino entrambi, tra Bissek e il difensore del Como. Di sicuro se c'è qualcosa è più fallo del difensore del Como, quindi più rigore che non. Però si sono tenuti un po' entrambi in una partita così a bassa intensità, eccetera. Non ci sono state particolari proteste, secondo me ci sta non dare niente, ecco, in questa occasione, ma è stato un episodio dubbio dove comunque il difensore del Como si è aggrappato abbastanza a Bissek, che poi è andato a terra in area di rigore, ma niente di clamoroso, almeno secondo me ci sta a non dare il rigore. Fatemi sapere se siete d'accordo, quali altre osservazioni avete tirato fuori voi da Como Inter, se ne avete altre, bravi, nel senso vi ammiro davvero. Mentre ieri sera nel club di Passione Inter, vi ricordo, QR code qui in alto a scannerizzare, link in descrizione per partecipare alle nostre chiamate post partita, si era acceso un dibattito sul tema delle ambizioni, sul tema anche della motivazione in vista del derby. Quindi questo argomento lo approfondiremo stasera in diretta alle 19:30, dove dobbiamo parlare anche di altre cose e di altre questioni anche extra Inter. Quindi vi aspetto in diretta alle 19:30. Nel frattempo vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.